Ciao a tutte, benvenute nel canale di Design e Creations e bentornate per coloro che conoscono già il canale. Oggi andiamo a realizzare insieme un progetto facile, sicuramente, ma soprattutto molto utile perché può sempre essere utile avere qualche federa di cuscino in più. Con questo metodo che oggi vediamo insieme andiamo a realizzare delle federe di cuscino che possiamo in realtà personalizzarle nelle fantasie che preferiamo di più. Io in realtà sono delle federe di cuscino che mi occorrono proprio di più ed ho utilizzato un vecchio lenzuolo che non mi serviva più e l'ho semplicemente agganciato a della stoffa di cotone bianco. Quindi la nostra federa è questa qui. Facciamo una federa di cuscino con questa pattina extra. Il lavoro è veramente molto facile. Di cosa abbiamo bisogno? Ovviamente di forbici sia piccoline che grandi che a zig zag. Abbiamo bisogno di creare il nostro cartamodello per realizzare la nostra fascia, cioè per realizzare questa fascia e abbiamo bisogno di creare un cartamodello di 53 cm per 53 per 13 cm. Ne realizzate due pezzi, vi tagliate i pezzi e ve li mettete da parte e poi vi tagliate 53 cm faccio sapere, ecco qua, avevo dimenticato, 53 per 75. Quindi vi tagliate due pezzi di stoffa di 53 per 75. Io ovviamente, come vi dicevo, per una comodità li ho fatti bianchi con questa pattina arancione a fantasia. Ovviamente la potete fare come preferite. Adesso che avete preparato il vostro tessuto e li avete ritagliati, dobbiamo andare a prendere un pezzo di bianco che abbiamo tagliato sulla parte corta, quindi questa qui, quindi quella dei 53 centimetri, dobbiamo metterla al rovescio. Ovviamente sul bianco diventa un po' più complicato capire qual è il rovescio, però potete andare a vedere la trama. Nel caso mio non cambia di tanto, ma se utilizzate delle stoffe dove c'è una trama più forte, mentre dall'altro lato è un po' più chiara, allora vorrà dire che quello sarà il vostro rovescio, cioè la parte più chiara. Allora, una volta che avete provato a fare il cartamodello e avete ritagliato i vostri pezzi, possiamo procedere ad assemblare il tutto. Allora, come vi dicevo, essendo per me un riciclo in realtà di un vecchio lenzuolo, o se ce l'avete anche voi, potete fare anche voi la stessa cosa, andate a ritagliare la parte dove c'è già il bordino, di modo tale che da una parte evitate di fare l'orlo, altrimenti ricordatevi che dovete fare un orlo nella parte superiore. Ipotizziamo che anche voi avete questo bordino già realizzato, dovete mettere il diritto, faccia in giù, la parte vostra che avete di fronte è la parte del rovescio. Quindi appoggiate sulla parte bianca e andate a mettere gli spilli, così da fissare il tutto. Facciamo la stessa cosa anche per l'altro pezzo. Quindi mettiamo sarebbe praticamente diritto contro diritto. Se avete le pinzette, potete anche tranquillamente mettere le pinzette che fate anche più veloce. Adesso dobbiamo spostarci a macchina, una volta che abbiamo fissato il tutto,
Quindi abbiamo applicato la nostra pattina diritto su diritto al bordo, sia su questo pezzo sia sul secondo pezzo. Adesso dobbiamo andare a macchina e fare un punto diritto a 1 centimetro dal bordo sia qui che da quest'altra pattina. Ci vediamo tra un attimo. Adesso che abbiamo effettuato la nostra cucitura a 1 centimetro dal bordo, dobbiamo semplicemente andare a far combaciare i due pezzi. In questo caso però teniamo aperto il nostro progetto, vi allontano un po' così si vede meglio, e con il diritto rivolto verso di noi andiamo a prendere l'altro pezzo di lavoro e con il diritto lo andiamo ad appoggiare appunto sull'altro diritto, quindi facciamo diritto contro diritto. Affinché abbiamo una cucitura più o meno dritta, dobbiamo far combaciare questa piegatura con questa piegatura. Quindi prendiamo le due estremità, le facciamo combaciare e incominciamo a spillare. E procediamo per tutto il lavoro. Perfetto. Mettiamo uno spillo anche nella parte laterale. E adesso andiamo a fissare tutto il lavoro fino in fondo. Quindi e procediamo su tutto il contorno, sia sulla parte laterale che per quanto riguarda il contorno di qua. Adesso che abbiamo fissato tutto il nostro lavoro, dobbiamo andare a macchina ed effettuare un punto sempre diritto a 1 centimetro dal bordo solo su laterale, la parte inferiore e sull'altro laterale. Questa parte qui ovviamente resta aperta perché sarà la parte che andiamo ad utilizzare sia per girare, ma sarà poi la parte dove infileremo il cuscino. Quindi si deve cucire su tutti e tre i lati tranne la parte superiore. Andiamo a macchina. Allora, abbiamo effettuato la nostra cucitura a 1 centimetro dal bordo. Adesso, per chi mi segue già da un po', sa che a fine lavoro si effettua la famosa pulizia. In questo caso abbiamo tre possibilità per fare la pulizia. La pulizia si intende togliere praticamente tutto l'eccesso e fare un servizio accurato e dettagliato. In questo caso abbiamo tre possibilità. Chi ha la tagli e cuci può tranquillamente fare un passaggio a tagli e cuci per tutti e tre i lati. Chi non la possiede può fare a macchina per cucire con il punto zig zag per tutto il contorno o addirittura per velocizzare quello che in realtà faremo adesso insieme, utilizzare le famose forbici zig zag che ultimamente sto utilizzando più spesso. Quindi per velocizzare il sistema, perché in realtà le federe di gusci non le farete una, ne farete da 2 a 4 a 6, quindi per velocizzare il lavoro in mancanza di una tagliacuci vi conviene utilizzare le forbici a zig zag. Questo sia per fare la pulizia, ma di modo tale anche da avere un lavoro pulito prima di risvoltare il tutto. Quindi andiamo ad effettuare il nostro taglio, in questo caso facciamo la nostra pulizia e procediamo.
Se c'è qualche passaggio che non è chiaro, che volete che ve lo spiego meglio, tranquillamente potete scrivermi nei commenti e sarò felice di potervi aiutare. Allora, questo passaggio ovviamente richiede un po' più di, diciamo, di tempo, quindi ci vediamo a fine giro. Abbiamo effettuato la nostra pulizia con le forbici a zig zag. Il lavoro è terminato. Andiamo a risvoltare e vediamo cosa è successo. Andiamo a stendere i nostri angoli ed ecco la nostra federa personalizzata. Ci manca soltanto una stirata e il fatto, tutto è finito. Che ve ne pare di questo progetto? Spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e vi auguro tante belle creazioni. Al prossimo video tutorial. Ciao!